Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo quarto video andremo a realizzare un quadretto con la tecnica string art. Il quadretto in questione è questo cactus fiorito. Il materiale necessario è un pannello di abete dal quale andremo a ricavare la parte che sia necessaria per fare questo quadretto, decine e decine di chiodi e nient'altro, tanta pazienza. Per realizzare questo quadretto seguiremo queste fasi. Ci taglieremo il pannello a misura, riporteremo su questo pannello il disegno che vogliamo andare a realizzare poi con la tecnica della string art, riempiremo il contorno di questo disegno con chiodi, uno alla distanza dall'altro di più o meno un centimetro, centimetro e mezzo, dipende da quanto è grande il disegno che andiamo a realizzare, e fatto questo si tratterà di avere tanta pazienza e andare a riempire tutti gli spazi, contorno compreso, con le lane o i cotoni di nostra scelta e il colore che più gradiamo. Chiaramente prima di arrivare a questo punto avremo già il pannello fatto, finito, impregnato, laccato, rifinito con degli acrilici, insomma la tecnica pittorica che preferiamo. Il risultato sarà molto gradevole, andiamo a vedere come l'ho realizzato. Ora che abbiamo portato a misura il pannello, leggerissimamente più grande del disegno in formato A4, eccoci qua, andiamo a portare a 45 gradi tutti i bordi del pannello per dare comunque un senso di lavoro maggiormente rifinito, e per fare questo possiamo farlo in due modi: o con una fressatrice a mano o una bordatrice passando sul perimetro del pannello, oppure nel mio caso avendo un banco fresa, andando al banco fresa e facendo l'opportuna lavorazione. Ecco il risultato finito, portato a 45 gradi. Ora una bella levigata, poi si inizierà con la finitura. Impregnante, 1 o 2 mani a seconda del colore che vogliamo ottenere, turapori per essere sicuri di aver reso la superficie il più liscia possibile, e una mano di vernisse trasparente. Una volta terminata la finitura, come vi ho detto, 2 mani di impregnante, una di turapori e una di vernice, si inizia con il lavoro vero e proprio, ovvero ci dotiamo di disegno, martello, chiodi, ho scelto dei chiodi 26 mm, nastro carta per fissare il disegno temporaneamente, e questo simpatico attrezzo che serve per reggere i chiodi nei punti più stretti. Se non avete questo va benissimo un paio di pinze, meglio a becchi curvi. Sì, a becchi curvi, si dice becchi curvi? Assistente? Sì, a becchi curvi. Fase 1. Posizioniamo il disegno laddove lo vogliamo, nel mio caso più o meno qui. Poi nastro carta, e anche l'ultimo è messo. Ora è il momento di iniziare a piantare qualche chiodo. Iniziamo dai punti strategici, ovvero dagli angoli, dalle punte dei fiori, in modo da fermare il foglio qua sopra ed accertarsi che questo non si muove più. È importante chiaramente andare il più perpendicolari possibili. Questo sarà un lavoro lungo e laborioso. Ora che abbiamo fissato con i primi chiodi, dobbiamo continuare e seguire tutto il disegno nelle varie curve, in tutti questi bellissimi fiorellini, in tutta la forma del cactus. La distanza da tenere deve essere quella che ci consentirà poi con le mani di andare a lavorarci in mezzo. Visto che i chiodini da piantare sono veramente tanti e metterli tutti alla stessa altezza non è così semplice andando a occhio, mi sono costruito uno spessore fatto con dell'MDF, che è esattamente la parte fuori dal legno che io voglio che abbia il chiodino. In questo modo cosa faccio? Pianto il chiodino,
Ci avvicino lo spessore e batto fino a quando il martello non batte sullo spessore. In questo modo tutti i chiodi verranno pari, vedete? Ora non sto ad annoiarvi oltre con la battitura dei chiodi, ci vediamo appena ho finito. Un rapido aggiornamento a 10 minuti dalla partenza, metto a favore di camera. Incredibile ma vero, manca solo un chiodo, un chiodino ed è finito. Lui è il prescelto. Ed ecco completo il nostro cactus. Ora dobbiamo procedere con la rimozione della carta, ma molta. Inizio con il togliere tutto questo pezzo. Ecco qua il disegno finito. Ora lo passeremo all'assistente per la seconda fase di questo progetto. La mia parte è terminata. Ho fatto la base, ho attaccato i chiodini, cosa si può volere più di così? Adesso, come detto, passiamo la palla all'assistente e vediamo cosa ci racconta di bello. Assistente? Prego, assistente. Eccoti qua. Come intendi procedere? Ciao, andremo prima a contornare e poi a riempire tutti gli spazi con un filato di cotone. Colori? La scelta dei colori è totalmente personale. Io ho scelto per il vaso un nocciolina, per la pianta un verde sfumato e per i fiori stavo pensando a un arancione. Benissimo, andiamo a vedere cosa salta fuori. Iniziamo con l'annodare il filato al primo chiodo. Stringiamo bene e tagliamo la parte in eccesso. Ora, con molta pazienza, iniziamo ad avvolgere il filato sui vari chiodini, partendo dal contorno del disegno, per poi passare al riempimento, incrociando il filato tutte le volte che lo riteniamo necessario. Una volta terminato, chiudiamo il lavoro con un nodo su uno dei chiodini lavorati. Fissiamo con un goccio di colla per maggiore sicurezza. Tagliamo la parte di filo in eccesso ed ecco finito il primo fiore. Ora ci dedichiamo alla prima parte della pianta e procediamo nello stesso modo. Annodiamo il filo nel primo chiodino. Lo fissiamo con un punto di colla per maggiore sicurezza. Tagliamo il filo in eccesso e ripartiamo con l'avvolgimento. Quando siamo soddisfatti del riempimento, annodiamo il filo ad uno dei chiodini lavorati. Aggiungiamo un goccio di colla e tagliamo la parte di filo in eccesso. Ora si tratta di ripetere questa operazione fino al completo riempimento del disegno. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like per il video e cliccare sulla campanellina, come avete sentito, per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Io mi ritengo particolarmente soddisfatto del risultato. Assistente? Io abbastanza. L'assistente abbastanza. A me invece, devo dire, piace veramente tanto. Comunque, lasciateci scritto nei commenti quello che pensate, se vi è piaciuto, se lo avete già fatto, se lo fate in maniera diversa.
I suggerimenti sono ben graditi, così come le critiche costruttive. Ci vediamo nel prossimo video.